Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vi volevo ringraziare innanzitutto per tutte le visualizzazioni che ho avuto nel primo video di introduzione al canale e ai temi del canale. Non mi aspettavo di assolutamente raggiungere quasi le 100 visualizzazioni, quindi grazie mille. Spero che anche con questo video e con i prossimi video a seguire di continuare a parlare di qualcosa che vi può interessare, incuriosire e dare spunti di riflessione. Come avevo già annunciato nello scorso video, questa volta vi vorrei parlare di una saga che io ritengo molto positiva per quanto riguarda il genere dello young adult slash fantasy. Avevo già girato questo video, ma era venuto lungo quasi 50 minuti e non me la son sentita di pubblicarlo perché credevo che fosse veramente troppo lungo. Cercherò di stringere il limone il più possibile e se dovessi superare i 15 minuti taglierò questo video a metà e continuerò con un altro video in seguito. Ma cominciamo. La saga di cui vi voglio parlare, come avevo già annunciato, è A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas. Il primo libro, appunto A Court of Thorns and Roses, è uscito nel 2015, mentre i due seguiti, A Court of Mist and Fury, uscito nel 2016, e A Court of Wings and Ruin, uscito nel 2017. È uscita i primi giorni di maggio una novella di intermezzo fra la fine di questa trilogia e l'inizio della prossima trilogia che inizierà il prossimo anno. Vi voglio parlare brevemente della trama, molto brevemente, senza fare spoiler per quanto mi sarà possibile, per poi passare a quelli che sono, secondo me, i temi più importanti della saga. La storia ci viene introdotta come se fosse un retelling della Bella e la Bestia. Sarah J. Maas già con la prima saga, Throne of Glass, aveva già fatto capire di essere interessata ai retelling poiché disse che il suo primo libro era stato ispirato da Cenerentola della Disney e su questa saga ci fa subito intendere, subito dalla trama generale, di essere stata ispirata dalla Bella e la Bestia. Di cosa parla A Court of Thorns and Roses? A Court of Thorns and Roses nasce con la spiegazione della vita della nostra protagonista, Feira, o Feire, come è la pronuncia italianizzata. Feira è una ragazza di 19 anni, quindi già ci avviciniamo ad un mondo più adulto rispetto ai libri per adolescenti in cui le protagoniste o i protagonisti hanno spesso 16-17 anni, il che, tra parentesi, rende molto inverosimili le avventure che vivono, proprio per la giovane età e la giovane mentalità che hanno. Mentre in A Court of Thorns and Roses già ci avviciniamo a dei temi più maturi con personaggi più maturi, proprio anche di età. Feira è la terza di tre sorelle completamente diverse l'una dall'altra. La sorella maggiore, Nesta, la sorella cattiva, tra virgolette, la sorella più arrogante, la sorella più orgogliosa, più testarda, che è disgustata dalla propria vita in povertà. La sorella di mezzo Elaine, la sorella più dolce, più sensibile, che vive in simbiosi come sottomessa alla sorella maggiore Nesta, e Feire, che nel suo carattere, nella sua personalità, raccoglie le personalità di entrambe le sorelle. Una ragazza molto testarda, molto orgogliosa, molto determinata, molto forte di carattere e allo stesso tempo è una ragazza molto passionale, molto istintiva anche. La trama molto semplicemente riprende esattamente La Bella e la Bestia. Feire è costretta ad andare a vivere in un palazzo, in una corte chiamata la Corte della Primavera,
con una bestia che si rivela essere un principe, l'High Lord della corte della primavera, il cui nome è Tamlin. Qui possiamo parlare della composizione di questo mondo. Sarah J. Maas ha creato questo mondo chiamato Prithian, che ha la forma, io se riesco ve lo faccio anche vedere, ha la forma del Regno Unito. Non so quanto si possa vedere, ma Prithian ha la forma del Regno Unito. E il mondo degli umani si trova qua sotto, al di sotto di un muro che è stato eretto, un muro magico, che è stato eretto dopo una guerra fra gli esseri umani ridotti in schiavitù e le fei, creature fatate, creature magiche, che vivono in 7 corti sparse lungo tutto il territorio di Prithian. Nell'isola che corrisponderebbe all'Irlanda viene posizionato un altro regno, un'altra corte nemica che si chiama Hybern. Le 7 corti sono la corte della primavera, dell'estate, dell'autunno, dell'inverno, più ci sono le corti solari dell'alba, del giorno e della notte. Ognuna di queste corti ha a capo un High Lord, un re, un principe. Feire viene introdotta in questo mondo con proprio la missione, come Belle della Bella e la Bestia, di spezzare la maledizione che è caduta sopra questa corte e sopra tutte le altre, poiché c'è una malattia terribile, una malattia crudele che ha distrutto tutte le corti, ha rubato la magia a ognuna delle fate e dei fate, non sono poi fate, si chiamano, è proprio una specie fei, sono molto più umani che fatati, ma sono immortali e con grandi poteri. E dicevo, ha appunto privato della magia le fate e i Gae Lords e ha anche ucciso molte popolazioni, molti bambini. E Feire si ritrova in questo mondo a dover combattere questa malattia, questa maledizione e i nemici che poi verranno a susseguirsi con una reazione a catena degli eventi che si susseguiranno dalla fine del primo libro fino alla conclusione del terzo libro, in cui ci sarà la guerra fra le varie corti, le varie alleanze fra le varie corti e i nemici che sono tornati più forti di prima dalla vecchia guerra che c'è stata e nuovi nemici che hanno trovato durante il percorso di questi 3 libri. Quello che è molto importante da spiegare su questa saga, che secondo me è già un punto di forza, è la psicologia dei personaggi. Ci sono tantissimi personaggi in questa saga, tantissimi. Se solamente pensiamo che ci sono 7 corti e a capo di ogni corte c'è un re con un proprio consorte, già siamo a 7 re, 14 personaggi. Ci sono poi i vari parenti di ogni personaggio, fratelli, sorelle, madri, padri, e chi più ne ha più ne metta. E ciò che è bello è che ogni personaggio ha una caratterizzazione, non c'è un singolo personaggio che non è caratterizzato e ogni personaggio ha un qualcosa che regala al libro, che regala alla storia. Non c'è un personaggio che è inutile. Ognuno nel bene, nel male o sia nel bene sia nel male dona qualcosa di importante. Ci sono dei personaggi, parlo soprattutto di uno che ritengo sia non solo uno dei miei personaggi preferiti, ma uno anche dei personaggi migliori della saga,
che è la sorella maggiore di Feyre, Nesta, che è un personaggio all'apparenza molto negativo, dato il suo carattere pessimista, arrogante, vanitosa, cattiva, molto cattiva proprio anche nei confronti della sorella, che comunque ha sempre dato tutto per salvaguardare la famiglia, che ha un character development fondamentale per la trama e bellissimo per il personaggio stesso. Ogni personaggio ha un vissuto e un passato molto importanti, molto gravi, parlando di alcuni personaggi. E quello che io ritengo fondamentale che questa saga insegni rispetto a moltissime altre è il valore del proprio passato, il valore dei propri traumi e la positività con cui questi personaggi affrontano i propri traumi per andare sempre a migliorare. Ci sono dei personaggi tra i protagonisti che hanno vissuto abusi, ci sono abusi sessuali, ci sono abusi fisici, abusi mentali, molti. La protagonista Feira stessa ne subisce di forti abusi e ciò che è importantissimo e che io ho adorato è che non c'è assolutamente una romanticizzazione di tutto ciò, non c'è un personaggio negativo che viene fatto passare per positivo. Se hai fatto una cosa negativa, hai fatto una cosa negativa, non sei più il bello tenebroso, come si può dire, il bad boy, hai fatto una cosa cattiva, sei il cattivo, non sei più il buono. Ed è una cosa che io non vedo succedere quasi mai nei libri young adult. Quindi è molto molto importante, io penso, sempre secondo la mia opinione, che chiunque abbia passato qualcosa di brutto nella propria vita, come una relazione più tossica o un trauma, una prova troppo dura nella vita, io penso che grazie a questi personaggi, grazie a questa storia, possa non solo sentirsi meno solo, ma possa anche sentirsi più forte. Almeno per me è successo questo. Io ho trovato in questo libro una famiglia. Ho trovato nella corte della notte, che ci verrà introdotto nel secondo libro, una vera e propria famiglia, in cui ogni personaggio viene da un passato terribile, ma che con un grandissimo senso di amicizia, un grandissimo senso di unione, un grandissimo senso di positività riesce a superare tutte le difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Un tema importantissimo di questa saga è appunto l'amicizia, è la famiglia, è l'amore e il tema dell'amore ci viene spiegato in un modo che è molto più profondo di quanto si possa mm, vedere, si possa capire a primo acchito, alla prima lettura. Ci viene introdotto un tema dei mates. I mates sono compagni, compagni di vita, come se proprio le anime gemelle. E la nostra protagonista ha il proprio mate e ci vengono introdotti forse altri mate che scopriremo forse negli altri libri. E per quanto sì possa sembrare adolescenziale o banale il concetto di appartenersi, io ho trovato nel modo in cui Sarah J. Maas ha affrontato il tema, ho ritrovato molto il concetto degli androgeni di Platone, il concetto dell'essere una cosa sola, spaccata a metà, che quando si incontra è impossibile non riunirsi, è una unione, un combaciare perfetto. E ho ritrovato molto anche un concetto di karma, ossia il
quello che fai è quello che poi otterrai, quello che sei è quello che poi diventerai, la sua strada è già scritta, tu nasci con una strada scritta e ogni tua azione porterà a questo. Cerco di essere il più concisa possibile, giusto per cercare di attirare il più possibile la vostra attenzione su questa saga, che non solo ha questi temi molto importanti e molto trattati bene rispetto a altre saghe di cui vi parlerò in futuro. Tanto nei prossimi video parlerò di altri libri e comunque farò sempre riferimento anche a Court of Thorns and Roses perché, come vi ho già detto anche nel primo video, cercherò di prendere più spunti possibile da questa saga per parlarne di altri perché veramente è un bel lavoro, è veramente un bel lavoro non solo per quanto riguarda la trama originale, perché per quanto poi puoi leggere di libri tratti da fiabe o ispirati da fiabe anche recentemente, c'è qualcosa di originale in questa trama, in questa saga, soprattutto grazie al circolo dei personaggi che ci sono. E è un altro punto di forza che rende questa saga importante e diversa dalle altre è la scrittura. Io adoro il modo di scrivere di Sarah J. Maas in questa saga, perché letta anche la saga precedente di Throne of Glass, bella, senza dubbio, ma non avvincente tanto quanto questa. Sarah J. Maas ha una scrittura fotografica, ossia lei scrive, descrive e quello che lei scrive tu lo vedi davanti a te. Ci sono delle scene che veramente ti tolgono il fiato, ma non per quanto riguarda scene di avvenimenti o di eventi, proprio descrizioni di luoghi. Sarah J. Maas ha uno stile di descrizione, uno stile di scrittura per niente artificioso, per niente ridondante, per niente complicato, ha uno stile di scrittura molto lineare, molto semplice, ma ha un vocabolario amplissimo, ampissimo, scusate, e le sue descrizioni io le ritengo quasi perfette. Prima di concludere il video abbiamo già superato i 15 minuti, volevo introdurvi solamente al prossimo video che farò nei prossimi giorni, che sarà l'esatto contrario di questo video qua. Andremo a parlare di un libro orribile, andremo a parlare di un libro, anzi a demolire un libro che è esattamente quello che io cerco di combattere su questo canale. È ciò che lo young adult dovrebbe non essere, ciò che lo young adult dovrebbe evitare di mettere a disposizione dei giovani lettori. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero di rivedervi al più presto sul mio canale. Qua sotto vi lascio i link di Goodreads con i libri di Sarah J. Maas, qualora foste interessati ad acquistarli. E ci vediamo al prossimo video con la demolizione di un qualcosa di aberrante. Grazie mille, alla prossima volta. Ciao!